L'abbazia di Vezzolano è tra le principali costruzioni romanico-gotiche del Piemonte. Appartenente al territorio del comune di Albugnano, è inserita nello splendido paesaggio collinare della Stesana e del Monferrato. L'impatto con la tranquilla e placida natura che circonda questo posto è già un elemento che rilassa il viaggiatore. Non si sa con certezza quando fu edificata, e come in tante altre situazioni simili, la storia si confonde con la leggenda, rendendo difficile una precisa datazione. I racconti popolari rimandano a Carlo Magno che ne avrebbe ordinato la costruzione nel 773 d.C., mentre si trovava nella foresta di Vezzolano a cacciare e si ritrovò davanti degli scheletri appena usciti da una tomba. Aiutato da un eremita, Carlo Magno decise di pregare la Vergine Maria ed avendo assistito ad un evento simile, decise di far costruire un edificio religioso ad essa dedicato. Partendo dalla realtà storica, si deve attendere il 1095 per avere la prima documentazione ufficiale. Un documento di quell'anno attesta che due ecclesiastici, Theodulus ed Egidius, ricevettero in dono una chiesa dedicata a Santa Maria, con il proposito di creare attorno ad essa una comunità religiosa. Tuttavia, non si conosce nulla della costruzione precedente, e la struttura attualmente presente risale alla seconda metà del XII secolo. L'abbazia di Vezzolano è uno scrigno con notevoli elementi artistici ed architettonici e non sono pochi gli elementi che colpiscono l'attenzione dell'osservatore. In primis la facciata, costruita in mattoni e pietra arenaria, è decorata con cura. Presenta 3 colonne diverse e una scultura della Vergine Maria all'interno della lunetta che sormonta il portale. Il pontile, detto anche iubè, è la vera gemma della chiesa, raro e bellissimo, accoglie il visitatore con sculture policrome che ancora mantengono i loro colori originali, tra cui il blu ottenuto dal lapislazzulo del Caucaso. La struttura, anch'essa in arenaria, è di scuola borgognona e nella lunga iscrizione si evidenzia il 1189 come data di completamento dell'opera. Sui 5 archi sono rappresentate scene dedicate alla Madonna ed inoltre sono presenti dei riferimenti ai patriarchi. Accedendo all'interno, ci si trova di fronte l'altare maggiore che presenta un bellissimo trittico risalente al 1300. A lato della finestra centrale, 2 bassorilievi in pietra risalenti al XII secolo raffigurano l'Arcangelo Gabriele e la Beata Vergine. Anche lo sguardo alla volta del catino absidale, realizzata in fasce alternate di laterizio e arenaria, crea un effetto ottico coinvolgente e quasi ipnotico, come coinvolgente è lo sguardo che dal porticato sinistro riporta al pontile. Lasciata la navata centrale, si accede al chiostro e ai suoi affreschi. Il chiostro dell'abbazia di Vezzolano è decisamente ben conservato ed è ulteriormente impreziosito da un bel giardino interno. Ma sono tanti gli elementi architettonici che si presentano al visitatore, e di straordinaria bellezza è il ciclo di affreschi trecenteschi che rimandano al tema del contrasto dei 3 vivi e dei 3 morti, tipico dell'iconografia della morte molto diffusa nell'arte medievale. Essendo gli affreschi non realizzati contemporaneamente, è comunque possibile notare i vari argomenti trattati,
che spaziano dai patriarchi della Chiesa, alla Madonna con bambino, al Cristo Pantocratore e ad altri riferimenti alle Sacre Scritture. L'effetto comunque è quello di ritrovarsi in un mondo che ti avvolge con il suo antico misticismo. Numerosi sono anche i manufatti ritrovati nel circondario dell'abbazia di Santa Maria di Vezzolano, che testimoniano il costante impegno di coloro che si sono prodigati nel realizzare e manutenere quest'opera nel corso dei secoli. Proseguiamo la visita abbandonando l'area del chiostro e dopo aver dato uno sguardo sia alla sala consiliare che alla foresteria, usciamo nuovamente all'esterno della struttura, in quella che in antichità era la parte che la comunità ecclesiastica dedicava al frutteto. E come all'inizio del nostro percorso, ammiriamo per un'ultima volta le dolci colline nelle quali questa piccola ma suggestiva abbazia è adagiata, immaginando che ancora per secoli racconterà la sua storia a chi vorrà visitarla. Sperando che il filmato vi sia piaciuto, vi invitiamo ad iscrivervi al canale Andalas. Anche un mi piace ed un commento sarebbero graditi. Nel ringraziarvi vi diamo appuntamento al prossimo video.